Benvenuti a Digging Digital, il podcast ufficiale del progetto ArcheoDigit, un podcast cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg Italia-Croazia. Oggi affrontiamo una domanda cruciale per l'archeologia, una domanda cruciale in questo periodo specifico. E parliamo di parchi archeologici e come possono essere vissuti, come possono essere in qualche modo considerati per la loro sostenibilità e per il loro impatto nella società. Abbiamo con noi l'onore di avere il professor Roberto Perna, professore di archeologia classica all'Università degli Studi di Macerata. Grazie. Buongiorno Giovanni. Partiamo subito dalla prima domanda, allora entriamo nel vivo della questione. C'è un termine che rientra spesso quando parliamo di progettazione europea, un termine anche che bisogna raccontare, bisogna renderlo fruibile e ascoltabile per chi magari non conosce, non fa progettazione, che però è un termine molto importante, è più un concetto. Parliamo ovviamente del Common Sustainable Governance Model, e che chi si trova appunto a lavorare con questi progetti, a lavorare in progettazione archeologica, ci si trova spesso, soprattutto mettendosi in relazione con governance diverse. Ci può dire di cosa si parla? Sì, hai ragione Giovanni, è un concetto fondamentale che posso dire poi impernia anche quello che è la progettazione, no? Il percorso didattico nei nostri corsi di archeologia, il corso di archeologia e sviluppo dei territori. Che cosa significa? Significa che dobbiamo trovare un modo attraverso il quale la valorizzazione, la gestione e perché no anche la tutela del patrimonio archeologico siano sostanzialmente sostenibili, parola a dir poco abusata, e se non viene declinata secondo le forme che sono più forme chiare, corrette e contestualizzate. Quando è che questi processi di valorizzazione, di ricerca, di tutela sono sostenibili? Secondo noi, secondo questo concetto, lo sono quando sono inseriti nell'ambito dei processi di sviluppo, programmazione e gestione del territorio. Allora, finché l'archeologia è un tema bellissimo che ci piace a tutti, andiamo a vedere i siti archeologici, magari paghiamo un biglietto, però il sito archeologico o il museo archeologico rimane una porzione di territorio, no? C'è una parte della prima normativa che riguardava il patrimonio culturale che dice un parco archeologico è un'area caratterizzata che ha determinate allestita, organizzata come museo all'aperto. Ecco, un parco archeologico è sostenibile quando non è un museo all'aperto, quando è una porzione di territorio, come dire, che vive, che si trasforma, nella quale il tema archeologico è il tema principale. Se vogliamo andare un po' più a fondo nell'aspetto chiamiamolo della sostenibilità, noi stiamo facendo riferimento a quella che è la Convenzione Europea del Paesaggio, cioè qualcosa che ci dice che il paesaggio è il territorio come è strutturato, come è organizzato, ma come è trasformato dalle comunità, ed è il territorio in questo senso è un sistema, ma un sistema di sistemi che è fatto dalla componente dell'industria, dei trasporti, la viabilità, la parte insediativa, e c'è anche la parte archeologica. Un parco archeologico è una porzione di territorio nella quale il tema principale, il sistema fra i vari sottosistemi che formano il sistema del paesaggio è il sistema archeologico, e in questo senso lo sviluppo complessivo, quindi non solo il tema della tutela, della valorizzazione del parco archeologico, sono imperniati, legati al parco archeologico. È un concetto che si oppone, se vogliamo, o meglio si oppone, sviluppa, non si oppone, quello che noi riteniamo più comune, quello che viene declinato più normalmente, no? Quante volte noi parliamo di siti UNESCO? Il sito UNESCO valorizza dal punto di vista turistico un sito, un parco archeologico, però lo considera un elemento puntuale, dimenticandosi che fuori da quel sito il territorio è ugualmente caratterizzato da emergenze di natura archeologica. Noi cerchiamo di andare oltre questa visione puntuale che aiuterebbe il parco, ma aiuta anche tutto il territorio, dove il tema archeologico non è preminente, ma c'è. Grazie, molto, molto più chiaro. Passo subito allora a questo punto alla seconda domanda, perché ArcheoDigit ha avuto sicuramente una serie di bellissime intuizioni che nascono probabilmente da quello che era il progetto precedente, che era il progetto Transfer, sempre un progetto europeo. Ecco, cosa ha insegnato in qualche modo le pratiche che sono state introdotte, sono state condivise con Transfer
affinché appunto Archeodigit sia potuto partire e con già dei buonissimi suggerimenti da seguire e poi da sviluppare, ecco, negli anni a venire. Certo, è indubbio che Transfert sia stato un prodromico, realmente prodromico per la realizzazione di Archeodigit. Cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che nel contesto europeo, adriatico se vogliamo, quello di Transfert, ma poi le analisi che sono state fatte in fase iniziale ci hanno dimostrato che il contesto europeo è simile. Le problematiche sono sostanzialmente le stesse, che quella europea è realmente una comunità nella quale il patrimonio culturale ha lo stesso valore e impernia, caratterizza, definisce il territorio secondo le stesse, categorie interpretative. Allora ci ha insegnato che dobbiamo trovare modelli comuni, che quella europea è realmente una comunità, perché abbiamo il territorio organizzato nello stesso piano, abbiamo una storia comune, poi non comune nei dettagli, ma comune nella sua struttura, nella sua evoluzione, nella sua capacità oggi in età contemporanea di interpretarla. Quindi ci ha insegnato che dobbiamo trovare, al di sopra del contesto nazionale, ma nel contesto europeo, ecco, questo common model, questo modello comune di governance del patrimonio, perché siamo realmente una comunità, e ci ha insegnato per Archeodigit quali possono essere gli elementi di base, gli elementi di fondo alla base di questo modello comune. Abbiamo parlato tanto di comunità, anche trovare il modo in cui la comunità può usufruire del parco, perché appunto museo all'aperto sì, ma nel momento in cui incontra chi abita quella porzione di territorio, e ecco un approccio alla comunità che forse si sta introducendo o si sta considerando molto negli ultimi anni, dove appunto i nuovi settori di ricerca stanno appunto cercando di capire. Lei da professore lo sa molto bene, ecco, come questo nuovo approccio che anche appunto il progetto Archeodigit coadiuva, promuove e garantisce tutta una serie di buone pratiche, come questo nuovo approccio può contribuire a una nuova idea di mondo. Direi che è alla base di una nuova idea di mondo, nel senso che poi è quello che noi cerchiamo anche di raccontare ai nostri studenti nei corsi di archeologia, applicandolo evidentemente e declinandolo nella dimensione archeologica. Questo approccio nel quale l'archeologia è oggetto di pianificazione e non semplicemente oggetto di una tutela passiva, no? Gli archeologi dicono normalmente quello che non si può fare, no? E mettono un vincolo, il vincolo è il nostro strumento. Noi cerchiamo di trovare un metodo attraverso il quale gli archeologi possano parlare con gli altri professionisti del territorio e confrontarsi con loro per gestire le trasformazioni, che sono trasformazioni necessarie e qualche volta ineludibili. Questa è una nuova idea di mondo nella quale ci si confronta e si argomenta. Forse è un'idea un po' vecchia, socratica diremmo, ma poco applicata nella normativa. Ecco, l'approccio pianificatorio, dicevo prima, che si oppone all'approccio UNESCO, se vogliamo, che è un approccio che viene dall'alto e dice questo è un sito e questo lo tutelate in questo modo. Questo invece approccio pianificatorio parte, se vogliamo, dalla Convenzione di Faro, dal riconoscimento delle comunità del valore e dalla partecipazione delle comunità ai processi di governance del territorio, esprimendo quelli che sono i loro interessi, le loro volontà, le loro necessità. È un mondo, nel quale bisogna confrontarsi, bisogna prescindere da approcci pregiudiziali, bisogna saper argomentare. Perché tutelare quel sito archeologico? E solo perché l'ha detto giustamente magari anche un archeologo, certo, sulla base di un approccio, del singolo, o perché siamo riusciti ad argomentare, a far capire che quel valore in quel momento vale e va, esaltato in funzione dello sviluppo che è legittimo, economico, sociale delle comunità. È una idea di mondo diverso nella quale la pianificazione, che è condivisione, si pone al centro di qualunque altro approccio che invece è un approccio che viene dall'alto e che non viene spiegato alle comunità che spesso lo devono semplicemente subire. Lei, proseguo proprio su questo filone, lei ha visto tanti studenti e studentesse che appunto nel progetto Archeodigit, magari partendo da una base archeologica, da uno studio archeologico, si sono potuti confrontare con tante realtà diverse di valorizzazioni, musei, anche musei dall'altra parte dell'Adriatico, ovviamente parliamo della Croazia, ma anche con amministrazioni
che hanno in qualche modo il ruolo anche di collaborare alla valorizzazione di qualcosa che ricade in un determinato suolo comunale o territoriale. Ecco, come crede che questi studenti, che queste studentesse si siano potute arricchire uscendo in qualche modo dal loro habitat e dal... Certo, allora quello che noi cerchiamo di dare appunto nell'ambito dei corsi, del nostro progetto didattico, è evidentemente una forte formazione archeologica. I nostri archeologi sono archeologi bravi che lavorano, come dire, in alcuni dei contesti archeologici più importanti del Mediterraneo. Sto parlando di archeologia classica, lavorano a Creta, lavorano in Libia, lavorano in Albania piuttosto che in Italia. Quindi sono archeologi che padroneggiano le categorie interpretative tipiche dell'archeologia. Quando è che si cresce al di là dell'archeologia? Si cresce quando ci si confronta con gli altri, no? Noi possiamo studiare a casa, ma se poi non usciamo, non viaggiamo, possiamo sapere tutto di Londra, ma se non ci passiamo un mese non siamo riusciti a crescere. Però per confrontarsi con gli altri bisogna possedere informazioni, categorie, capire, mettersi in un altro punto di vista. Ecco, noi cerchiamo di dare gli strumenti affinché i nostri studenti si possano anche mettere in quell'altro punto di vista. Allora, se io vedo da un punto di vista solo che quello archeologico, è facile dire così si deve fare, questo va tutelato, questo va conservato in questo modo. Se io incomincio a insegnare che c'è un altro punto di vista che è ugualmente legittimo, col quale ci si confronta, allora in quel momento si cresce, e tornando alla domanda di prima, riusciamo ad avere una nuova idea di mondo. Grazie a voi. Grazie per la chiarezza espositiva e niente, ci vediamo nei prossimi episodi. Grazie.